Allora, prevedo un campionato più equilibrato dell'anno scorso, perché le contendenti si sono rafforzate nel complesso, ma detto questo, nonostante le distanze si siano, a mio avviso, attenuate, l'Inter rimane la favorita, perché comunque l'Inter si è rafforzata, se avesse preso Palestra non ci sarebbe stata partita, e soprattutto nel calcio, un po' come in tutti i settori, la qualità si vede dal vertice e la società Inter è una garanzia da questo punto di vista. Marotta è una garanzia di competenza, di sagacia, di oculatezza, no? È così che si vincono i campionati. Bisogna sempre guardare nel vertice la qualità e poi dopo a scalare, non è mai un caso. Quindi la grande favorita rimane l'Inter. Detto questo, dicevo, le contendenti si sono rafforzate. La Roma ha preso Molina, Castro ed altri. Io non amo particolarmente il gioco di Gasperini, anche se è diventato meno integralista rispetto al passato, però insomma secondo me è da terzo o quarto posto la squadra, così come da terzo o quarto posto è la Juve che si è rafforzata. Finalmente la Juve sta, diciamo, ritrovando un po' di logica, dopo i due grandi errori che l'hanno segnata economicamente e tecnicamente in maniera tragica, spot per i tifosi ingenui come Cristiano Ronaldo e Vlahovic, due errori economici e tecnici. Oggi la Juve sta, ripeto, invece acquistando in maniera sagace e con una prospettiva logica. Però è stato fatto un errore secondo me grave, cioè rinnovare Locatelli. Locatelli secondo me non è un giocatore diciamo top, per capirci, la qualità del primo passaggio è fondamentale. Non amo particolarmente il gioco di Spalletti che tende a manovrare i giocatori in maniera troppo meccanica. L'unico anno dove ha fatto bene è stato un anno dove però aveva uno squadrone a Napoli che per certi aspetti faceva da sé, però insomma il mestiere glielo riconosco, la competenza anche, quindi a mio avviso è da terzo o quarto posto anche la Juve. Il Napoli è in una situazione interessante perché a mio avviso rimane l'unica squadra che potrebbe potenzialmente giocarsi lo scudetto con l'Inter, però in questo momento è indietro perché non ha fatto la campagna acquisti, aveva una squadra forte ma è arrivata a 11 punti di distanza dall'Inter, ha preso il suo fuoriclasse, questo è vero, in panchina, e io da allegriano chiaramente guarderò con simpatia il Napoli quest'anno proprio per questo motivo. Però per ambire allo scudetto servirebbe almeno un giocatore di livello internazionale. Gabriel Jesus è il profilo giusto. Ecco, in quel caso lì il Napoli potrebbe anche ambire a giocarsi lo scudetto. Detto che secondo me Max Allegri e il Napoli punterà sicuramente a fare meglio in Champions League. Quindi la mia previsione è Inter prima, secondo Napoli e poi terzo quarto posto Roma e Juve o Juve e Roma. Per quanto riguarda invece i tre posti, due in Europa League e uno in Conference, forse anche quattro, ma diciamo tre per essere diciamo, più, come dire, ehm, cauti, la lotta è, insomma, la previsione innanzitutto tra tre squadre più canoniche come il Como, il Milan e l'Atalanta, che hanno la struttura tecnica per lottare per questi tre posti. Ma io credo che in questa lotta si potrebbero inserire anche altre squadre, altre sorprese, perché insomma il campionato non sempre diciamo, segue un filone, il filone che ci si aspetta e le sorprese ci possono sempre essere. Io credo che la Fiorentina, che ha fatto una campagna acquisti importante, potrebbe inserirsi in questa lotta, anche se poi va vista poi sul terreno, la qualità e il gioco. Grossos però è una garanzia di un ragazzo che sta facendo bene
e quindi insomma la Fiorentina secondo me farà bene, si inserirà in questa lotta. E due mie, diciamo, me ne sono perfettamente consapevoli, previsioni un po' azzardate, ma che guardo con molta simpatia, il Bologna che ha due punte forti, e a livello di squadra di metà classifica questo può fare la differenza, Dobbik e Piccoli, un allenatore nuovo per cui staremo a vedere, e il Sassuolo che da anni è la mia prima scelta per qualità di gioco, per oculatezza dei bilanci, molti la mettevano sempre in lotta per la Serie B, l'anno scorso ha sorpreso tutti, non me, arrivando se non ricordo male decima. Secondo me Aquilani farà bene, la squadra più o meno al livello dell'anno scorso, se comprasse almeno un giocatore di qualità, secondo me potrebbe ambire ad entrare anche in questa lotta, anche perché Mimmo Berardi, che è il giocatore a mio avviso italiano da anni più tecnico, se tornasse a livelli pre-infortunio, e questo potrebbe aiutare parecchio la causa, e Mimmo Berardi sarà molto stimolato dall'arrivo in nazionale di Roberto Mancini. Quindi queste le mie previsioni, poi dopo ci vedremo a dicembre per vedere se queste previsioni tengono, se è il caso di modificarle, di ripensarci, vediamo, insomma, no? Chiaramente sono previsioni difficili, anche perché fatte campagne acquisti ancora da definire, e all'inizio, ad agosto sostanzialmente. Detto questo, però, diciamo due parole sulla squadra che tutti noi guarderemo con particolare attenzione, io sicuramente, cioè il Milan, senza essere ipocriti. Perché? Ricordiamo un attimo quello che ha combinato, quello che sta combinando questa squadra. Il Milan l'anno scorso è arrivato quinta a un punto dalla Champions League. Ora, mentre è rimasta in Champions League per tutto il periodo, a parte la prima e l'ultima partita di campionato, in zona Champions League. Ora, come tutti sappiamo, questo nome ha un nome e un cognome, che è il colpevole di questo, cioè Ibrahimovic. Ma ricordiamo che cosa è accaduto. Massimiliano Allegri ha chiesto una punta e un attaccante, una punta e un difensore centrale a gennaio per poter seriamente competere per lo scudetto, ed era lì per farlo, perché ricordiamo che l'anno scorso il campionato un po' c'è stato grazie al Milan di Massimiliano Allegri, altrimenti non ci sarebbe mai stata lotta per il vertice. Gli hanno risposto che non c'erano soldi e che ci si accontentava della Champions League. Ma Ibrahimovic ci ha messo il carico da 90, perché alle prime crepe ha messo la squadra contro l'allenatore. Tutti i reportage che sono comparsi sui grandi giornali nazionali ce lo hanno confermato, e sostanzialmente la squadra non ha più giocato gli ultimi 2 mesi, e Ibrahimovic è riuscito ad ottenere il risultato, cioè il fallimento del Milan, che è stato imputato da lui e da Gerry Cardinale all'allenatore, mentre i veri colpevoli, come tutti noi sappiamo, sono Ibrahimovic in testa e Gerry Cardinale. Di fronte a quello che ha fatto Ibrahimovic, qualsiasi società seria l'avrebbe licenziato, ma Gerry Cardinale ha licenziato tutti gli altri meno lui, confermando quello che dice lui, cioè che lui è il boss. Ora, che fiducia, che credito può avere una società quando il boss è Ibrahimovic? Ora, è stato presentato ai tifosi del Milan la storiella che il gioco di Allegri è brutto, che la colpa era sua sostanzialmente, di Tare, di Furlani, eccetera. Ora, storie così molto così per allocchi, anche perché bisogna sempre vedere un po' tutta la storia. Io vi ricordo che c'era Fonseca prima di Allegri, che giocava un gioco, come dire, offensivo. E a me, io sono un allegriano di ferro, ma non sono un integralista. Mi piaceva molto anche il gioco di Fonseca, e ritenevo che bisognava dargli tempo, e soprattutto capivo benissimo che bisognava mettere ordine ad una società molto confusa, dove Ibrahimovic era l'elemento disturbante, incompetente oltretutto.
molto egocentrico. Non l'hanno fatto lavorare, l'hanno mandato via. Fonseca sta facendo benissimo in Francia, ha fatto benissimo a Lione e continuerà a fare benissimo perché è un grande allenatore. Quindi vedete che non è una questione di gioco, l'hanno mandato via perché? Perché rubava spazio a Ibrahimovic, che si è ripreso lo spazio nel modo brutale che gli è proprio. Stesso identico discorso verso Allegri e Tare. Allegri e Tare avevano portato ordine e disciplina laddove non c'era, avevano chiesto che Ibrahimovic se ne stesse in tribuna, lui questo non lo sopporta e si è ripreso il centro della scena. Ora, gli anti-allegriani che invece danno una lettura, insomma, completamente diversa, come dire, delirante, lasciamo stare, non voglio parlare degli anti-allegriani, che sono una categoria interessante, divertente, se fossero coerenti, ma non lo sono, avrebbero dovuto presentare la stessa squadra dell'anno scorso, e invece no, ha investito 150-200 milioni per potenziare la squadra. E perché Jerry Cardinale ha fatto tutto questo? Beh, ha fatto tutto questo perché è costretto per difendere il proprio interesse economico, per portare la gente allo stadio, ma soprattutto è consapevole che se il Milan non raggiungesse l'obiettivo, non raggiungerà l'obiettivo della Champions League, sarà un totale fallimento, cioè quella narrazione fondamentalmente che la colpa è di Furlani, di Allegri, di Tare, soprattutto di Allegri, beh, crollerebbe verticalmente. Quindi grandi investimenti, quegli investimenti che se avesse fatto a gennaio avrebbe vinto lo scudetto, questo incompetente, no? Ma stendiamo un velo pietoso su Jerry e Zlatan, due comici sostanzialmente da circo svedese americano, no? E adesso invece rilanciano. Bene, la mia previsione invece è questa, che Massimiliano Allegri intanto in Champions c'è andato e giocherà bene in Champions, vedrete, e lotterà per lo scudetto. Secondo me non lo vince, ma io spero di sì, ma secondo me non lo vince. Il Milan, la mia previsione è questa: il Milan secondo me non andrà meglio dell'anno scorso. L'anno scorso, nonostante i 200 milioni che hanno speso, quasi, che spenderanno, prenderà o il quinto posto o una posizione anche peggiore. Questa è la mia previsione. Perché so benissimo che il Milan ha una rosa che potrebbe ambire alla Champions League, ok? Lo so benissimo, però così come il Napoli ha un quid che alza l'asticella in Massimiliano Allegri, ok? Alzare il livello, il Milan ha un bonus incompetenza. Questo bonus incompetenza, che secondo me peserà, si chiama circo svedese americano Jerry e Zlatan. Buon campionato, buon football, buona vita.